Salve cari amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan facendo colazione la mattina e vi voglio parlare di varie cose, ma soprattutto vi voglio fare vedere come si collabora con un altro canale. Io ho degli amici che mi hanno nominato amministratore del loro canale e quindi posso approfittare di questa amicizia, di queste amicizie, per caricare i miei video nei loro canali. E fino adesso non l'ho fatto, ma lo inizio a fare perché ho il mio video saturo di Premiere e allora, per non caricarle in illo tempore, perché se no poi c'ho tutto l'anno inflazionato di video, allora i video così momentanei che faccio su due piedi, intanto mangio la frutta secca, li condivido con voi nei canali dei miei amici, dei nostri amici, se vi iscriverete anche voi. Poi ho scoperto che se carico un video come amministratore del canale non appare che lo ha caricato Sant'Enchan, ma che lo ha caricato il canale stesso. Però posso fare le live, quindi se voi non potete fare le live, io vi nomino amministratore o del mio canale o di un canale dei miei amici e voi lì potrete caricare le vostre live, le vostre premiere, programmare le premiere o il caricamento di video. Mandorle. Continua a essere inquietante la situazione in Italia. I più pessimisti dicono che si risolverà la faccenda fra 1 o 2 anni. I più ottimisti dicono che già a partire da dicembre, quindi per arte di magia forse, se stiamo a 24, dovremmo stare a 24. Sì, perché c'è 30 al mese. Se stiamo no, dovremmo stare a 25. Se stiamo a 25, se stiamo a novembre 25, il vaccino si riuscirà a scoprire per dicembre? Spero di sì, che poi sta ancora nella terza fase, cioè sperimentale. Ancora Bill Gates che continua a ripetere ci occorreranno almeno 2 anni. Non so che comici dicevano, forse era Enrico Montesano, è arrivata la fine del mondo, boom.
tacci sua. Adesso che fine ha fatto? Ecco, sì. I negazionisti, gli scettici, i moderati, vabbè che non si può più di stare a casa, ma bisogna ancora stare attenti, allerta. Sarà selezione naturale o sarà incompetenza dei nostri politici? Io nei primi giorni che in Italia si diceva di fare quarantena, ma sarebbe durata 15 giorni, io l'ho detto, altro che quarantena, altro che 15 giorni, altro che 40 giorni. Qua sarà come la spagnola è durata 2 anni. Se andate a vedere le foto dell'epoca, si mettevano la mascherina, prendevano i mezzi pubblici con la mascherina, addirittura chi poteva con la maschera antigas, eppure la gente moriva. Chiudevano i negozi, attendevano in strada, insomma. La spagnola è durata dal 18 al 20. Questa è iniziata nel 19, ma non si sa se non c'era prima, e stiamo nel 20. Che vi dice a voi? Innanzitutto che celebriamo i 100 anni della spagnola con un'altra peste. Allegria. E poi che dopo 100 anni non è cambiato nulla, la nostra scienza è inerte di fronte a questi fenomeni. E poi ancora che non sono passati 2 anni, anche se sembra un'eternità, anche se sembra che è passato un secolo, ma sono passati 8-10 mesi. E quindi se dovrebbero passare 2 anni come minimo, questo significa che è iniziato tutto in Italia in marzo 2020, marzo 2022 dovrebbe finire. Questo dice il buon senso, e invece i politici, gli scienziati non sanno che dirci per calmarci. Allora all'inizio era venuto, ve lo ricordavate, l'applauso tutti i giorni alle 8 di notte, tutte le notti alle 8, alle 9 nel mondo si applaudiva, in tutti i paesi si aspettavano le 8 di notte per applaudire, o le 9, tutti come degli scemi radiocomandati, e si parlava dei medici che morivano in prima linea, giustamente come giustamente come degli eroi. Giustamente come degli eroi. E all'inizio ci dicevano
no, guardate, in via precauzionale, eh, in via precauzionale bisognerà fare questa quarantena, ma non sarà come in Cina, saranno 14-15 giorni, non 40. E si diceva pure, ve lo ricordate, no, ma in Cina per questioni culturali portano la mascherina per lo smog, perché tanto non serve per questo coronavirus, che è la milionesima parte di un millimetro, per quando sono raffreddati, per lo smog, che poi voglio dire il micropolviscolo è piccolo come il coronavirus. Se non serve per lo smog, se non serve per il coronavirus, non serve per lo smog. E l'OMS a dire no, ma quale tipo di mascherina era buona, quale non era buona. Pasta frolla con marmellata. Quindi se la gente è scettica è perché i politici e l'Organizzazione Mondiale della Salute ne hanno fatto di crude e di cotte. Poi la stessa Cina, che magari il virus non è neanche cinese, perché dicono che è stato detettato nel 19 in Spagna, in marzo del 19, o che veniva da altre parti, ma la Cina non ha lanciato il grido d'allarme a tempo di qualche settimana, che ci aveva dei problemi, per non rovinare le vacanze interne. E poi questo ballo della mascherina sì, mascherina no, alla fine un comunicato dell'OMS ha dichiarato copritevi la faccia con qualsiasi cosa, persino con dei fazzoletti, delle sciarpe, e adesso le mascherine si fanno anche in casa. Sì, ci sono pieno di tutorial YouTube di come fare le mascherine. Incredibile, incredibile, pieno di tutorial di come fare mascherine. E, e poi la quarantena, prima distanziamento sociale sì, distanziamento sociale no, quarantena rigida, la prima quarantena di 15 giorni, ma la Lombardia non chiudeva, non chiudevano i geriatrici, moltissime morti, non si sapeva quanti morivano, perché morivano come. Poi le immagini dure della gente con il respiratore artificiale intubata, alla fine chiusure di tutto, negozi che falliscono, si ripassava di nuovo ad aprire, contagi massivi, cioè disorganizzazione assoluta. Non si sapeva perché si chiudeva massivamente, per avvicinare un qualche cosa che già si era diffusa, e allo stesso tempo si riaprivano sotto pressione della gente le attività, e non si sapeva quale riaprire, perché l'economia non decollava, perché la gente aveva bisogno di soldi per vivere, giustamente. Allora chiudono le scuole, ma aprono le sale da gioco, aprono le tabaccherie, certi nightclub, poi chiudono, riaprono qualcos'altro per essere imparziali, no? Chiudiamo tutti, ma scaglionatamente. E poi modalità assurde, i locali o i ristoranti o vendono in asporto oppure si mangia fuori, ma d'inverno che fai? Ti prendi la pioggia. Allora non so, i locali hanno riscoperto l'utilità dei tavolini nella strada, gli stabilimenti balneari possono, in spazi che c'erano 50-100 bagnanti,
averne 10 o 20. Si sono fatte delle pazzie assolute. Ancora adesso non si riesce a capire che cosa dobbiamo fare. Nessuno lo sa. Nessuno sa cosa dobbiamo fare, perché lo dobbiamo fare. L'Italia già non ha zone bianche, c'è zone gialle, arancioni, rosse che si vanno stendendo, si vanno contraendo. Non si sa se fanno tamponi a sufficienza, se li fanno a tutti, poi chi se li vuole fare questi tamponi, una stecca di 1 metro nel naso, e poi ogni giorno devi stare aggiornato per sapere non solo se la tua città o la tua regione, ma il tuo quartiere, il tuo quartierino, il tuo condominio, il tuo isolato, la tua strada, la tua casa stanno ancora dentro la zona gialla arancione, o è passata a essere rossa, oppure è passata a essere di nuovo gialla o arancione, perché magari ti svegli, il tuo segmento di strada è rosso, ma il vicino di accanto è diventato giallo o arancione. Quindi lui esce, magari metà condominio può uscire in strada e l'altra metà no. È successo in un comune italiano che per metà sta in una provincia e metà sta in un'altra. Ma la cosa più ridicola è che la chiesa c'ha parte della struttura in una provincia e parte in un'altra. Allora che succede? Se pregando si dichiarava zona rossa una provincia o un comune, adesso non me lo ricordo, chi stava nell'oratorio stava nella zona rossa, e siccome non aveva altra uscita poi fra l'altro dalla chiesa, sarebbe dovuto uscire dall'oratorio con un tamponamento, quindi avrebbe dovuto aspettare 8 ore per uscire. E invece le stesse persone che sono entrate in contatto con quelli che stanno nell'oratorio, per esempio il prete, se stava fuori dall'oratorio non doveva fare neanche il tampone, perché non era zona rossa, era zona gialla o zona bianca. Lo stesso per un ristorante, che tu entri da un'unica porta, ma non so, scendi le scale e vai in alcune salette. Quelle salette, siccome stanno sottoterra ma vanno al di là dei confini del comune, stanno non so se in un altro comune o in un'altra provincia. Allora quelli che stanno lì dentro quelle salette stanno nella zona rossa e si devono fare il tampone per uscire a norma di legge. Ma quelli che stanno nell'altra parte del ristorante magari sono malati ma possono uscire perché stanno nella zona gialla. E così un sacco di edifici in quel comune o in quella provincia. Cioè a volte già il territorio italiano è diviso secondo modalità del tutto arbitrarie, perché alcuni edifici stanno tra una provincia e un'altra, condomini, complessi di edifici. Non so, tu vivi in un edificio e l'altro vive in un edificio che sta in un'altra provincia, paga un altro a un'altra provincia e a un altro comune le tasse, ma in più ci si mette il covid. Ecco qua. Questo comunque è il video, augurandovi sempre buon Natale, che io faccio per far vedere come si lavora in collaborazione. Cioè voi chiedete al canale con cui volete collaborare di essere amministratori del canale, perché gestori già puoi cancellare anche video del canale, e quindi è meglio non fare nessuno gestore del canale.
Però in questo modo se ti nomini, se tu nomini amministratore qualcuno, non devi dargli la password né l'username, le mail per esempio, perché se no sarebbe peggio. Allora se nomini qualcuno amministratore del canale, lui semplicemente, o lei, andando a cliccare su utente, può scegliere se cambiare profilo, se cambiare canale, e troverà il tuo canale come se fosse un canale del brand. E poi c'è scritto: sei entrato come amministratore o sei entrato. Poi andatevi a vedere, perché ci sono anche delle concessioni che si può fare per collaborare solo perché leggano e rispondano ai commenti, oppure solo perché legano i commenti senza che gli possano rispondere. Ci sono vari gradi di collaborazione. Infatti molti si sono arrabbiati con Matteo Montesi perché lui ha dichiarato che certo non era lui a rispondere a molti commenti dei fan, ma erano degli amici anziani, perché lui non aveva tempo, stava tutto il giorno lavorando, filmando, editando i video, caricandoli, ma lui aveva messo degli anziani, non so se come amministratori del canale o più che altro come, non so come si chiama, che è un grado di collaborazione, che possono leggere i messaggi e gli possono rispondere a nome del canale, logicamente. Così come io ho scoperto che come amministratore del canale di alcuni miei amici io posso caricare i miei video, ma poi non appariranno a nome mio, appariranno a nome del canale del quale sono amministratore e col quale collaboro. Quindi se io faccio amministratori del mio canale, i video non appariranno a nome vostro, mi sembra, ma appariranno a nome mio. Voi apparirete nei video. Per quello anche la collaborazione è delicata, nel senso che se io faccio amministratore qualsiasi persona e poi fa una cavolata, ne paga il mio canale. Quindi prima di farvi amministratori, logicamente vorrei vedere quello che sapete fare, quello che avete fatto fino adesso. Non vorrei sorprese. Comunque scrivetemelo se volete essere amministratori del mio canale, o se mi volete promuovere a me amministratore dei vostri canali. In questo modo io, siccome c'ho pubblico, c'ho iscritti e c'ho visuals, potrei aiutarvi col vostro canale. Allora adesso è tutto. Ho fatto questo corto video per un mio amico, per aiutarlo nelle visuals, anche perché lui mi sembra che da 7 anni ha fatto solo 2 video e non sa come ritornare a farne altri video nei quali lui non appare. Ha fatto dei video tematici, dei video con della musica. Ma l'amicizia è l'amicizia e gli amici si vanno aiutati. Poi d'altra parte è voluto entrare in questo piano di collaborazione e adesso da anni che mi segue, ha commentato perlomeno i primi anni tutti i miei video, e vabbè, c'ho ancora memoria libera per 1 minuto e 47. Ho scoperto che posso mettere, ma anche voi lo potete fare, nei video consigliati e nelle schede a fine riproduzione i video di altri canali. Quindi in questo caso io vi consiglierei dopo di guardare i video consigliati in questo video del mio canale Sant'Enchan. Metterò quelli facendo colazione, ed anche le schede a fine riproduzione saranno dei miei video del mio canale Sant'Enchan, il mio canale principale. Allora vi saluto, perché sennò poi finisce di registrarsi la camera. Il vostro Sant'Enchan vi invita a guardare tutte le premiere programmate nel suo canale Sant'Enchan.
arrivederci, che ce ne saranno circa 7. Ciao ciao. Il mio bel cagnolino che sta dormendo il mio bel cagnolino. Ho tanti video sui miei cani, cercate cane o cani sul mio canale e troverete tantissimi video che ho fatto nel passato, e se voi li condividerete e avrò molte visualizzazioni sui miei video di cani, sarò incentivato a fare anche altri video dei miei cani, se no niente. Ciao ciao.